Il mondo della ricerca attuale ci porta sempre più a sottomettere progetti scientifici che seguono la linea e la traiettoria programmatica dell'ambito della ricerca nazionale e degli obiettivi europei o internazionali sulla base di alcune tematiche che sono cardine, come ad esempio l'invecchiamento della popolazione, l'istruzione e le tecnologie digitali, l'intelligenza artificiale, il cambiamento climatico e così via. Tuttavia, il fatto di sottomettere continuamente ricerche che si discostano un po' da quella che è poi la motivazione per la quale un ricercatore entra a fare ricerca, può portare spesso a frustrazione, a perdita di motivazione, proprio perché non riesce più a connettersi con quel desiderio di ricerca che magari lo caratterizza o la caratterizza. Per questo motivo è importante come ricercatori e come ricercatrici imparare a preservare dentro di noi quello che è il cosiddetto fuoco sacro della conoscenza, ovvero che cos'è che ci spinge, che ci motiva a fare ricerca anche in condizioni di grandissima incertezza e precariato come può essere appunto il mondo scientifico. In questo video vediamo un esempio molto semplice su come riacquisire la propria motivazione senza per questo venire meno ai propri impegni professionali. La più grande alleata per uno scienziato è l'immaginazione. Lo dice anche Einstein quando affermava che l'immaginazione fosse più importante della conoscenza. Perché Einstein sosteneva questo? Perché lui aveva intuito che l'immaginazione è quella capacità che ti consente di andare oltre i limiti del già noto, che sono appunto i limiti dettati dalla conoscenza, ovvero da ciò che è già stabilito. Quindi il saper coltivare l'immaginazione per un ricercatore o per una ricercatrice è fondamentale non perché prima o poi si troverà con una ricerca l'unicorno, no, non si sta parlando di quel tipo di immaginazione, ma si sta parlando di quella capacità di andare oltre le cose che vengono date per scontate, oltre le cose che vengono già consolidate. L'immaginazione, ad esempio, è importante per trasferire la conoscenza da un dominio di esistenza o di conoscenza ad un altro. Come si fa questo trasferimento della conoscenza? Un modo per farlo è attraverso il cosiddetto pensiero abduttivo o attraverso il pensiero divergente, ovvero si prendono due cose che sembrano altamente distanti fra di loro, ad esempio mi viene in mente lo yoga e la fisica quantistica, per poi cercare di metterli insieme andando a identificare dei pattern, ovvero che cos'è, qual è la struttura che connette queste discipline, questi ambiti che sembrano essere molto diversi. Allora, in questo senso, se coltivata l'immaginazione, come può essere importante senza perdere l'obiettivo istituzionale? Se noi dobbiamo applicare, ad esempio, per un grant, per una pubblicazione anche, o comunque per un bando, e abbiamo un framework definito di una tematica per la quale abbiamo necessità di sottomettere una proposta, attraverso l'immaginazione noi che cosa possiamo fare? Possiamo inserire nella macro area di definizione di quel grant, per esempio, la cosa che ci interessa fare, ovvero quello che ci appassiona. Come lo facciamo? Bene, se noi siamo appassionati di qualcosa, noi conosciamo questa cosa quasi come le nostre tasche, per cui ci verrà più facile trovare degli elementi di interconnessione fra questa cosa e l'obiettivo che ci siamo prefissati. Questa cosa ci torna utile perché in questo modo noi abbiamo la possibilità di ampliare il nostro sguardo anche sul tema per il quale stiamo attuando la proposta
e se non altro ci consente di ingaggiarci maggiormente all'interno di questa tematica e osservarla da un altro punto di vista, che sicuramente sarà differente rispetto ad altre persone, altri ricercatori che parlano dello stesso argomento seguendo il mainstream. Ciò non significa andare controcorrente, ma significa portare quell'elemento di innovazione che magari non era stato pensato prima. Si potrebbe dire, sì, ma per utilizzare l'immaginazione c'è bisogno di essere artisti, io non sono in grado. Non è vero. E voglio farti un esempio concreto. Immagina una parola che ti è stata detta in generale nella tua vita e che ti ha dato particolarmente fastidio, che ti ha ferito tanto. Quindi l'invito è di chiudere gli occhi e di pensare a questa frase intensamente. Quando l'hai ascoltata dentro di te, cerca di comprendere il tono di voce di questa persona che ha detto questa cosa e adesso mentre senti questa parola che rimbomba nella tua testa, trasforma la voce di questa persona nella voce di Paperino. Ripeti a nastro questa frase come se te la stesse dicendo Paperino. Bene, l'esercizio è finito. Se in questa pratica hai sorriso almeno un pochino, che cosa è successo dentro di te? È successo che sei riuscito o riuscita a depotenziare un po' qualcosa che comunque ti dava fastidio, no? E questo l'hai fatto semplicemente attraverso una tecnica molto basilare, ma non per questo inutilizzabile, di programmazione neurolinguistica. E questo l'hai fatto grazie all'immaginazione, ovvero hai portato da un'esperienza definita spiacevole una associazione molto buffa che è quella di Paperino e quindi andando a creare questo paradosso riesci poi a ridere o quantomeno ad alleviare quello che è l'elemento iniziale, no? di questa frase che ti mette in difficoltà. Quindi quando Einstein parlava dell'immaginazione dicendo che fosse più importante della conoscenza, non diceva che la conoscenza non fosse importante, anzi, ma che l'immaginazione è un po' come se fosse il nostro laboratorio mentale, dove andiamo a fare questi esperimenti, queste tecniche immaginative che ci consentono di pensare andando al di là di quelli che sono anche i nostri preconcetti, le nostre credenze. A volte il mainstream di una teoria di riferimento di un campo viene sfidato proprio perché qualcuno ha la capacità di osare tramite l'immaginazione. Prima ho fatto l'esempio della fisica quantistica in breve, ma effettivamente è un ambito florido di persone che cercano di teorizzare e di confutare tesi proprio perché è un ambito di conoscenza in continua sperimentazione. Ebbene, l'immaginazione può aiutarti a mantenere la motivazione non solo all'interno della tua carriera professionale, ma anche come professionista. Per farti un esempio concreto, immagina di essere ovviamente un ricercatore e oltre a te immagina di avere a fianco una figura che pensi sia il ricercatore per eccellenza secondo te. Potrebbe essere Leonardo da Vinci, potrebbe essere un antico druido, potrebbe essere Gandalf, potrebbe essere chiunque, insomma, non porti limiti all'immaginazione perché questo è il primo obiettivo, no? Quello di ampliare il proprio sguardo. Come secondo step potresti provare a indossare o comunque a portare con te qualcosa che ti ricorda questa figura. Portandola con te in laboratorio, nel parco tecnologico, all'interno del dipartimento, una cosa piccola, è come se avessi accanto a te una sorta di amuleto, quindi un qualcosa, un simbolo che ti ricorda che dentro di te c'è anche altro,
perché come dicevamo prima non c'è bisogno di essere artisti per attingere a questo dominio di immaginazione. Ed è per questo motivo che l'invito è appunto di tenere con sé questo piccolo amuleto e di provare durante la giornata a fare le cose come le farebbe questa figura che hai immaginato. Come penserebbe Leonardo da Vinci, ad esempio, il problema che devi affrontare? O come lo vedrebbe Feynman dal suo punto di vista. Ecco, imparare a immaginare con la testa degli altri ti aiuta ad ampliare il tuo dominio di immaginazione e quindi ad attingere a delle informazioni che finora non ti sei concesso, non ti sei concessa perché hai mantenuto la tua concentrazione solamente su un modo di pensare, che è quello ordinario che tutti abbiamo. L'espansione dell'immaginazione ci consente quindi di accedere a delle informazioni che sono implicite dentro di noi, sono quindi latenti, ma che non abbiamo avuto il coraggio di riprendere perché non abbiamo osato immaginare di essere quella persona. L'esercizio non vuole dimostrare che siamo davvero Napoleone, siamo davvero Leonardo da Vinci, eccetera, perché ovviamente ciò che conta è che comunque è importante la validazione del contesto sociale, quindi noi siamo la determinata persona perché c'è un contesto che ci valida e ci conferma questa identità. Ma d'altra parte dobbiamo stare attenti anche a non fidarci tanto dei limiti mentali che ci vengono posti dall'esterno o da noi stessi. Ad esempio dire sì, ma io non sono Elon Musk, sì, ma io non sono Einstein, sì, ma io non sono Rita Levi Montalcini, per dire, no? Questi limiti mentali che ci poniamo in un certo senso stanno un po' tagliando quelle che sono le nostre possibilità. Se Van Gogh avesse detto sì, ma io non sono Leonardo da Vinci, sì, ma io non sono Raffaello, per dire, probabilmente oggi noi non avremmo il genio di Van Gogh, proprio perché se lui si fosse fermato al fatto che altri pittori in precedenza erano stati più bravi di lui e che lui non avrebbe potuto apportare nulla, per questo motivo probabilmente non ci sarebbe stato tutto quel patrimonio culturale che oggi invece noi abbiamo. Invece l'idea di superare questo pregiudizio, di non essere come gli altri, ci può aiutare a fare la differenza nel nostro campo esprimendo sempre di più il nostro talento.